Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial. Andremo a fare una stella che io ho chiamato stella di Natale, davvero semplice. Eccola qua. Naturalmente con i tipici colori di Natale, a cui ho abbinato anche gli orecchini. Gli orecchini non sono altro che il centrale della stella di Natale. Basta non fare l'ultimo giro con le bugle, tutto qua. Per me, non mi piaceva così grande, perché è abbastanza grande, e quindi mi sono fermata prima. L'ho fatto anche in un'altra colorazione, questa, con il blu. Naturalmente ci ho abbinato sempre gli orecchini. Ed è davvero semplicissimo da fare. Servirà un rivoli da 14, delle bugle, dei cipollotti per l'incastonatura, rocaille Miyuki in 3 misure, le 15, le 11 e delle 80, ma sono davvero poche, le 80, delle Super Duo e delle Mobi Duo. Questo è tutto il materiale che servirà per fare la stella di Natale. Può essere un ciondolo come ho fatto io, oppure possono essere degli orecchini, dipende dal vostro gusto. Io non volevo degli orecchini così grandi, quindi mi sono fermata prima. Di la verità mi piacciono molto di più, perché non sono né piccoli né grandi, una misura giusta. Oggi invece l'andremo a fare in quest'altra colorazione, con il bianco e il blu. Quindi andremo a fare il modulo completo, quindi la stella di Natale. Vi dirò dove fermarvi per fare gli orecchini, se li volete fare come li ho fatti io. E quindi adesso passiamo al materiale. Ed ecco qua il materiale. Allora, rivoli da 14 millimetri. Ops. Servirà un rivoli da 14 millimetri. Poi serviranno dei cipollotti 3x4 che utilizzerò nella colorazione bianca. Serviranno delle Super Duo che utilizzerò in questa bellissima colorazione che si chiama, aspettate che non riesco a mettere a fuoco, le Sapphire AB Matte. Sono davvero bellissime. Serviranno le 15.0 della Miyuki, le Mobi Duo in questa bellissima colorazione, e sono queste perline, le Age Full Vitrail, sono veramente stupende. Serviranno delle bugle da 6 millimetri. Io utilizzerò quelle della Preciosa, che rispetto a quelle della Miyuki sono un po' più cicciotte, ma vanno bene entrambe, sia quelle della Preciosa che quelle della Miyuki, e devono essere da 6 millimetri. Serviranno delle 11.0, sempre della Miyuki, e delle 80, sempre Miyuki. Io utilizzerò nella colorazione bianca e sono 80 queste.
Naturalmente un gancio, se volete che diventi un ciondolo, oppure monachella o perno. E come filo andrò ad utilizzare un Farline da 0,18. Potete anche usare un filo di nylon monofilamento, ma anche lo 0,15-0,16 va benissimo. Quindi questo è tutto il materiale che servirà per fare la nostra stella di Natale. Bene, io adesso mi preparo tutto e iniziamo con il tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 8 cipollotti 3x4 alternate a 8 rocai 11,0. Li contiamo insieme, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dobbiamo soltanto chiudere a cerchio, ripassando attraverso tutte le perline e i cipollotti e fare un paio di nodini. Dopodiché vi portate ad uscire da una rocai 11,0. Ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio, sto uscendo dalla 11,0. Ora dobbiamo mettere sul lago 7 rocai, sempre 11,0. Allora io metterò quella centrale, vedete, di un altro colore, semplicemente per chi ha le prime esperienze con le perline, così saprà dove potersi agganciare. Sono 7 11,0. Noi usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta, rientriamo nel prossimo cipollotto e usciamo dalla prossima rocai e abbiamo formato il primo archetto. Di nuovo altre 7. Sono altre 7 11,0. Il filo esce da questa parte, noi rientriamo dalla parte opposta, rientriamo anche nel cipollotto e ci portiamo ad uscire dalla prossima rocai. E questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ed ecco qua il risultato. Ora con l'ago rientriamo in questo primo arco che abbiamo formato e ci portiamo ad uscire proprio dalla rocai, questa centrale, che nel mio caso è quella colorata. Ora mettiamo sul lago altre 2 rocai 11,0 e ci inseriamo nel prossimo arco sempre nella rocai centrale. Cominciamo a stringere, ma non troppo, perché poi dobbiamo inserire il nostro rivoli. Altre 2 e ci inseriamo nella prossima rocai. Altre 2 e ci inseriamo nella prossima rocai centrale. E questo dobbiamo farlo per tutto il giro. Non tirate, stringete troppo, tirate troppo il filo, perché poi dobbiamo inserire il nostro rivoli. Ho terminato il giro, ora prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e tiriamo il filo in modo da stringere il retro. Ora quello che dobbiamo fare è soltanto ripassare senza mettere niente sul lago in tutte le rocai, perché dobbiamo appunto stringere il retro della lavorazione. Quindi rientrate in tutte quante, fatevi un giro in modo da stringere bene il retro della lavorazione. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, abbiamo stretto il retro della lavorazione. Sto uscendo sempre dalla rocai centrale, vedete questa colorata. Ora mi inserisco con l'ago nelle prime 3 rocai degli archetti che abbiamo formato prima
rientro anche in questa in mezzo ai cipollotti, vedete? E adesso mi porto col l'ago a scendere e ci portiamo ad uscire dalla seconda, quindi dalla rocaille centrale delle 3, di una fila di 3, vedete? Da quella centrale. Ora mettiamo sul lago, allora, dove c'è il cipollotto, quindi nello spazio, in questo spazio dove si trova il cipollotto, andremo ad inserire 2 super duo. Il filo scende sul retro della lavorazione, rientriamo sempre nella rocaille centrale della prossima fila di 3, però con l'ago che dal basso va verso il davanti della lavorazione, e tirate il filo. Invece adesso prendiamo una 80 e scendiamo sempre nella seconda rocaille delle 3, vedete? Avvicino ancora un po', sempre nella rocaille centrale, e tiro il filo. Di nuovo altre 2 super duo, e con l'ago però vado dal basso verso l'alto, sempre nella rocaille centrale della prossima fila di 3. Di nuovo una 80 e questa volta con l'ago scendo sempre nella rocaille centrale della fila di 3. Vedete? Le 80 sono posizionate più alte rispetto alle super duo e deve essere così. Le 80 si devono trovare più in alto rispetto alle super duo. Quindi questo lavoro noi lo dobbiamo fare per tutto il giro. E questo è il risultato dopo quest'ultimo giro. Vedete? Vedete, le 80 si trovano più in alto rispetto alle super duo. Ora rientriamo con l'ago nel foro superiore della prima super duo. In mezzo alla coppia di super duo andremo ad inserire una bugle, una 11/0 e un'altra bugle. E vi dovete inserire nella prossima super duo sempre nel foro alto. Aggiustatele un po', vabbè, che poi dobbiamo ripassarci, quindi si sistemerà tutto. Invece nello spazio tra le coppie di super duo andremo ad inserire una mobi duo e ci inseriamo nella prossima super duo. Tirate bene il filo. Ora di nuovo una bugle, una 11/0 e un'altra bugle, e ci inseriamo nella seconda super duo sempre nel foro alto e tirate bene il filo. Nello spazio tra le coppie di super duo andremo ad inserire una mobi duo e ci inseriamo nella prossima super duo e tirate bene. Questa deve essere la sequenza che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Ed ecco qua, abbiamo terminato il giro. Sto uscendo dalla super duo, perché questa è l'ultima mobi duo che ho inserito. Ora ci dobbiamo inserire nella prima bugle. Dobbiamo saltare la 11/0 e ci inseriamo direttamente nella seconda, in modo da evidenziare bene la punta. Vedete? Ora mettiamo sul lago 4 15/0
e vi dovete inserire nella 80, vedete che si trova qui in alto, e tirate il filo, tirate bene, mi raccomando. Di nuovo 4, 15, 0, e ci dobbiamo inserire nella prossima buckle e tirate bene, vedete, si formerà questo. Ora saltate la 11, 0 e vi inserite nella seconda buckle tirando bene in modo da evidenziare bene la punta. Di nuovo altre 4, 15, 0 e ci inseriamo nella 8, 0. Di nuovo altre 4 e ci inseriamo nella prossima buckle e tirate bene. Questo lo dovete fare per tutto il giro. Se volete che l'orecchino sia così, allora vi basta fare semplicemente un cappietto e fate gli orecchini come li ho fatti io, altrimenti proseguite la lavorazione per fare proprio la stella di Natale. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, abbiamo terminato il giro. Quindi questi per me sono stati appunto gli orecchini. Vedete, basta fermarsi a questo punto se li volete così, altrimenti adesso noi proseguiamo con la lavorazione. Allora, usciamo dopo aver terminato, quindi inserito le ultime 15, 0, rientriamo nella buckle e usciamo dalla rocaille 11, 0 qui in alto, che si trova in mezzo alle due buckle. Ora prendiamo 3, 11, 0, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, formeremo un picot sulla 11, 0. Ora prendiamo di nuovo una buckle e ci inseriamo nel foro superiore della mobi duo che si trova qui in mezzo, vedete, di nuovo una buckle e ci inseriamo nella 11, 0 che si trova in mezzo alle due buckle, tirate bene, mi raccomando. Qui di nuovo 3, 11, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tirate bene, mi raccomando. Dopo dobbiamo ripassare per unire appunto queste 11, 0 a queste nuove buckle che abbiamo appena messo. Di nuovo prendiamo una buckle e ci inseriamo nel foro superiore della prossima mobi duo, ancora una buckle e ci inseriamo nella 11, 0 che si trova in mezzo a queste due e tirate bene il filo, vedete, comincia a formarsi. Ora qui di nuovo andremo ad inserire 3, 11, 0, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tirate bene il filo, vedete, in questo modo, e questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ed ecco qua la nostra stella dopo quest'ultimo giro, penultimo sarebbe.
perché adesso giro importante è unire queste 11 0 a queste bugle che abbiamo appena inserito, quindi è importante. Quindi adesso rientriamo, serve anche per rinforzare, quindi dobbiamo semplicemente ripassare di nuovo nelle bugle e poi inserirci direttamente al picot. Vedete? Rientrare nella prima, saltate sempre quella centrale, vi inserite nell'ultima e rientrate poi nella bugle, tirate bene il filo in modo che si evidenzierà la punta. Rientrate nella mobiduo e di nuovo rientriamo nella prima bugle, rientriamo nella prima 11 0 di questo picot, saltiamo questa centrale, ci inseriamo nella seconda e rientriamo anche nella bugle, tirate bene il filo, vedete? Si andranno ad unire e si evidenzierà bene la punta. Questo passaggio è importante, quindi lo dovete fare per tutto il giro. Dopodiché basta fare un semplice cappietto, inserire appunto un gancio se volete che diventi un ciondolo, oppure un perno o una monachella se volete che diventi un orecchino. Quindi io termino un attimo questo giro e ci vediamo dopo. E abbiamo terminato la nostra stella di Natale. Come avete visto è semplicissima da realizzare, si fa anche velocemente. Questa è una, questa è l'altra e questa con i tipici colori di Natale. Naturalmente ci sono anche gli orecchini. Fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto. Chi non si è ancora iscritto al canale lo invito a iscriversi ed attivare la campanella, così restate sempre aggiornati su nuovi video. Bene, per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!